Welcome, welcome, benvenuti. Ciao Adele, Ciao, buonasera. benvenuta, ben ritrovata in questo nuovo meraviglioso corridoio di eclissi. Grazie. Condivido solo un attimo il video. Me lo fa trovare, certo, come no? Devo farcela. Ma che cosa sto facendo? Tanto che aspettiamo che qualcuno ci raggiunga. Vivo. Eccoci qua. Oh, Angela Vinci. Ciao, ciao, ciao. Finalmente. Ciao Laura. Ciao Paola. Buonasera, buonasera, buonasera. Benvenuti. Intanto vedete che la nostra meravigliosa Adele con tutte le sue campane è pronta. E io questa sera mi faccio supportare da uno scorpione. Aspettate, ce la posso fare? Farvelo vedere. Un meraviglioso scorpione di pietre, quindi con la sua meravigliosa codina e le sue zampettine. Quindi questa sera lo mettiamo qua vicino a noi e ci facciamo accompagnare. Ciao Chetti, ciao Monica, benvenute, benvenute. Grazie a tutti di seguirci e eccoci qua di nuovo con la nuova meravigliosa luna in Scorpione. Ciao Aurora. E ti saluta, dice ciao Adele. Ciao. Questo meraviglioso corridoio di eclissi, sapete che io sono molto innamorata delle eclissi, essendo nata in mezzo a due eclissi, ed è sempre una magia quando viene questo buio e la luce torna, no? Per questo questa sera mi sono pure portata se farvela vedere, la mia palla di ossidiana dorata che viene dal Messico, proprio per, diciamo che iniziamo parlando di questo sole nero. Ciao Anna, parliamo di questo sole nero, no? Di questo sole che diventa nero. Quindi come state in questo corridoio? So che ci sono grandi movimenti e scossoni che stanno andando un po' da tutte le parti, però resistiamo, resistiamo, resistiamo e non lasciamoci portare fuori e osserviamo in questi giorni tutto quello che ci vuole mostrare, no? Questo passato che torna. Angela dice cotta, sì. Sì, è tosto, le emozioni stanno uscendo, come sapete lo scorpione è quello che scava, 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 scava e non si accontenta mai e deve portare fuori queste emozioni, questa verità. Io sento molto questa verità e i miei suggeritori mi parlano sempre di questo in questi giorni, le parole che mi dicono è proprio la verità, verità e stare, no? Osservare, perché tutte le cose stanno mostrando, quindi rimaniamo nella nostra leggerezza, come vi dico sempre, impariamo a stare leggeri, impariamo a respirare in questo corridoio e a osservare tutto quello che sta succedendo. Questa luna prenderà esattamente le due eclissi
Mm? Quindi si è formata ieri mattina con l'eclissi di sole e credo che ci dirà molte cose. Questa luna ci parlerà molto e sapete che dura 6 mesi l'effetto di questa luna, quindi osservatevi, scrivetevi quello che vi arriva, rimanete veramente in contatto con quella parte vostra più intima che avete e non abbiate paura di scoprire qualcosa di voi, come vi dicevo, che non sapevate di avere. Quindi io direi, se Adele è pronta, di dare il benvenuto, anche se con un giorno di ritardo, ma sapete che ieri era il mio compleanno, quindi non volevo farla nel giorno proprio dell'eclissi, ma non perché era il mio compleanno, perché ho sempre lavorato, non è quello il problema, ma semplicemente volevo lasciare un po' entrare, quindi oggi siamo ancora più dentro, secondo me, ancora più tosto la discesa in questo canale, no? Allora dice, una botta di autostima incredibile, gratitudine solo un'infinita infinita, sogni spaziali. Sì, tanti sogni, tantissimi, tanti, tanti. Sì, esatto, Angela, potresti fare un diario con le tue emozioni, sarebbe molto importante per te poi rileggertele a prescindere più tardi, con molta calma. Quindi se Adele, intanto benvenuta Adele, io sono sempre molto onorata che Adele mi accompagni in queste lune, soprattutto in questa che ovviamente per me è casa, essendo Scorpione e quindi essendo questo il mio mese di passaggio, quindi ci tengo molto. E quindi ti chiedo Adele di far entrare questa luna, quindi welcome, luna in Scorpione. Facciamo un grande respiro tutti insieme, aiutiamo Adele, mandiamo tutta l'energia ad Adele affinché lei possa canalizzare questa meravigliosa luna in Scorpione, questa eclissi di sole che c'è stata ieri. Vai Adele, siamo tutti con te. Grazie. Chiudete pure gli occhi e rilassatevi.
Grazie Adele. Grazie a tutti di aver inviato la propria energia affinché Adele potesse e tutti insieme potessimo far entrare questa luna. Bene, allora io inizierei. Iniziamo dall'Ariete. Anna Rossi dice grazie, molto bello. Ma io ti lascio l'audio, Adele, perché ti devo togliere l'audio? Dai. No, meglio, Stai meglio. con noi. No, stai con noi, partecipa Sì, poi con ogni tanto noi. intervengo. Esatto, ti vogliamo partecipe, ti voglio con noi, scusami, e ti devo ammutolire. No, questa sera non si ammutolisce nessuno e quindi lasciamo aperti gli audio. Va bene. Allora, vediamo che cosa porta questa nuova luna in Ariete in Scorpione, scusatemi, per l'Ariete con queste eclissi. Qual è il messaggio che vogliono dare a tutti gli Arieti? Per l'Ariete dovete iniziare a seguire il vostro sogno, quello che voi desiderate veramente tanto, e lasciarvi portare dalle emozioni e ricominciare, iniziare qualcosa come da capo. Voi sapete che non inizierete da capo perché avete in mano tutto ciò che volete, ma c'è bisogno proprio che vi diate la possibilità di stare dentro assolutamente a quelle emozioni. Tutta quella durezza che avete utilizzato fino ad oggi per difendervi, semplicemente perché avete paura di mostrare qualcosa. Adesso non è più il momento. In questo momento quello che vi è richiesto da questa luna in Scorpione e da questo corridoio di eclissi, da questo momento veramente molto molto potente, è di rimettervi in contatto con le vostre emozioni e di mostrarle. Dimostrare quella delicatezza, quella tenerezza e anche quella fragilità che sta dentro di voi, Arieti. Quindi smettete di nascondervi dietro la durezza, dietro tutto questo fuoco, perché quel fuoco arde per riportare in vita l'anima, quel fuoco arde per riportarvi qui dove siete. E c'è proprio un grande inizio, e questo inizio inizia proprio dal vostro cuore, dal riconoscervi, da riconoscere quanto ci sono cose che amate fare tantissimo, Arieti. Quindi fatele. Ciao Ollin, bacio, ti voglio bene. Quindi fate queste cose che veramente voi volete fare. Mettetevi in contatto, lasciatelo uscire col cuore, lavorate con quel cuore e portate tutte quelle conoscenze che avete. Ciao Child Moon, benvenuto, welcome. L'Anna ti stava aspettando. Vedi, non può mancare. Portate quelle conoscenze che avete ora qui nella vostra vita, perché c'è un cambio, voi vi ritroverete, ma dovete avere il coraggio di fare un cambiamento, e quel cambiamento di portare la vostra visione nella vostra vita, qui ora, nella vostra fragilità, in contatto con il vostro cuore. Ok? Vediamo quali altri messaggi per l'Ariete. Ariete, giù le maschere, questa è la parola. Ciao Miki. Ariete, c'è un cambiamento, quindi non siate preoccupati, non abbiate paura di mostrare chi siete, c'è proprio un taglio, c'è un cambio di modi di fare, di atteggiamenti, di tutto quello che dovete fare. Quindi bisogna fare questo cambio, ok? E in questo momento siete veramente come molto agitati e molto chiusi, cioè siete come depressi e avete proprio, come vi ho detto prima, quelle maschere vanno tolte, ok? E tagliate tutte le catene che vi tengono prigionieri, bisogna mettersi in contatto con quel bambino che avete dentro, che è veramente molto allegro, che ha voglia di giocare, che ha voglia di saltare, che ha voglia di verità, ha voglia di bellezza, ha voglia di gioia, veramente gioia, ok? E questa gioia portatela nei vostri cerchi di amicizie, di lavoro,
e anche avrete anche una situazione sentimentale, Arieti, che vi toccherà, che andrà molto bene, però voi vi fate da soli, vi buttate giù, da soli pensate che le cose non siano come voi pensate, vi deprimete. Non deprimetevi, ma credete veramente tanto, perché avete un cambiamento, probabilmente farete uno spostamento, vi sposterete anche non di tanto, però farete uno spostamento che sarà uno spostamento che porterà a una riuscita di lavoro, vi porterà anche money, vi porterà soldi. Quindi è un benessere che arriva da voi, però dovete darvi il permesso di fare quel passaggio, perché se non fate quel passaggio non può arrivare, e soprattutto Arieti, toglietevi la maschera. Allora, vediamo gli aiuti per l'Ariete. Guardate un po', la prima cosa è set, l'ombra. Non nascondetevi dentro la vostra ombra. Non ne abbiate paura, la vostra ombra, la vostra compagna, come vi dico sempre, danzateci insieme. E qui ci saranno probabilmente delle prove che arriveranno nella vostra vita, che saranno come dei trucchetti per vedere che cosa state facendo, ok? Quindi attenzione, perché questi trucchetti sono solo per scoprirvi, per farvi togliere quella maschera e per farvi fare pace con voi stessi, ok? Ah, Anna, tu sei Ariete, non mi ricordavo. Yes, baby. È ora che togliamo tutte quelle maschere lì che ci nascondiamo. E l'altro, guardate, l'altro è Saturno, quindi guardate la vostra ombra e prendetevi la responsabilità, vediamo se lo posso fare, sì, la responsabilità di chi siete, non nascondetevi. Questo Saturno vi dice prenditi la responsabilità di chi sei e portalo fuori, fallo vedere chi sei. Mm? Ciao Ale! Quindi c'è un bel lavorino, bene bene, bravi Arieti. Ora vediamo un pochino questi Toro, di cui c'è la mia cara compagna di merende Adele, con le sue meraviglie, con il sound e le sue campane che a me fanno volare subito molto lontano. Quindi ho cercato di tenere la terra per non volare via mentre suonavi. Vediamo per il Toro questa luna in Scorpione, questo bel eclissi di sole che state guardando e che fra un po' avrete invece quella di luna. Vediamo che cosa vi porta. Guarda, bellissimo, c'è una nuova strada per voi Toro, una nuova strada che si apre, proprio una strada che è esattamente dove voi volete essere, qualcosa che è in connessione con il cielo e la terra, come se voi portaste una grande connessione veramente dal cielo e la connettete però con la terra, con questi piedi che sono ben posizionati sulla terra. E questa nuova connessione vi dice mostrati, non avere più paura, mostra chi sei sotto la luce del sole. Quindi questa eclissi vi sta chiedendo, miei cari Toro, di stare sotto il sole, di mostrarvi, di smettere di nascondervi. È ora che quel sole vi illumini tutto il vostro viso, tutto il vostro essere. C'è un progetto che volete portare in manifestazione, Toro, e però che in questo momento ha ancora bisogno di essere ancora come bilanciato, cioè c'è ancora un po' di armonia. Ci sono cose che devono essere definite, vanno ancora portate in balance. Ci sono e vi dice buttati. Ci sono delle nuove strade, ma queste strade vi chiedono di buttarvi veramente e di cambiare modo di vedere le cose. Questa armonia che dovete portare dentro di voi in questo momento, e questa eclisse, questa luna in Scorpione vi sta chiedendo, vi chiedono di portare proprio tutto allo stesso livello, ma però di cambiare il modo di vedere le cose. Chiaro?
perché dovete cambiare modo di guardare le cose, state sempre guardando in una maniera molto rigida, quindi ammorbiditevi perché qui vi dicono buttatevi con leggerezza. Ciao Marghe, buttatevi con leggerezza. E dovete fare una ricerca. Guardate bene cosa volete, dove volete andare, qual è veramente la strada che volete passare e lasciate andare tutte quelle corde, lasciate andare tutti quegli attaccamenti. Fidatevi, Toro, fidatevi della vostra visione, fidatevi di quello che state visualizzando, dove state vedendo, dove volete andare e non abbiate paura perché voi la vedete, però poi vi nascondete, poi vi chiudete. Invece no, voi la vedete, lì ci dovete andare. Alzate quel sedere, scusate, e andate. È ora di muoversi, ok? Di smettere di stare fermi, aspettare, non si può più aspettare. Non è più tempo di pettinare le bambole, come vi dico sempre. Vediamo gli altri messaggi per il toro. Quindi per invece di piangervi addosso, eccetera, no, via. Guardatevi. C'è uno spostamento che vi farà fare un cambiamento, c'è uno spostamento che farete che vi farà fare un cambio, un cambiamento. Ciao Lucy! E sarà molto importante questo spostamento, probabilmente non andrete molto lontano, ma vi farà proprio come sarà come la miccia che si accende, ok? E avete veramente una grandissima riuscita, molto molto bella, cioè le cose sono molto positive, se voi vi date il permesso di fare questo passaggio, le cose sono molto molto semplici, veramente. E c'è veramente un cambiamento e non mettetevi la depressione, non fate venire la depressione perché avete paura, togliete la paura e veramente abbiate il coraggio e guardate bene una relazione che avete con una persona donna, ok? Perché cerca comunque un po' di ostacolarvi per quello che dovete fare. Non abbiate paura perché tanto riuscirete tranquillamente ad andare oltre, a passare questo passaggio e non succederà nulla. E anzi avrete proprio la riuscita e riuscirete anche ad avere un bel guadagno, proprio un'abbondanza che arriverà nella vostra vita. Però dovete però muovervi, dovete veramente buttarvi, fidarvi di chi siete e stare nell'assoluta leggerezza, che non è proprio la vostra parola d'ordine, ma insomma, bisogna cercare di farsela amica, facciamoci amica la leggerezza. Toro, la parola è buttati. Stasera mi viene così, stasera vi darò, evidentemente arriverà una parola per ogni segno, non so, vediamo se sarà così per tutti, perché sapete che io non so mai cosa succede. E gli aiuti sono, guardate, meraviglioso, l'ibis, l'archetipo dell'aria, quindi la leggerezza, come vi ho detto poco fa, di buttarsi, di volare liberi, di sentire questo volo, questa aria che ritorna dentro di voi, voi potete veramente sentirvi più leggeri. Vediamo con le carte della All-in. Nettuno, guardate, la leggerezza e superate i vostri limiti. Nettuno vi dice vai oltre, che Nettuno è un pianeta che è oltre dell'oltre. Il pianeta che è collegato con Dio, quindi cosa dice a voi Toro? Vi dice supera i tuoi limiti, non ci sono limiti, non ci sono confini, tu puoi andare ovunque tu vuoi, puoi assolutamente muoverti e poter fare questo. Quindi buttatevi. Fabiana. Ah, bene, vedi, Toro, sono bene, trasloco, perfetto, buttati. Gemelli, vediamo questa luna in Scorpione con l'eclisse, che cosa porta per i gemelli, per i nostri gemellini. Anche ai gemelli gli dice vai con leggerezza e cammina sulla nuova strada, assolutamente leggero, cammina sulla nuova strada senza pesi. Mostra, inizia a scoprire questo sentiero
che si sta mostrando davanti ai tuoi piedi e che ti sta chiedendo di iniziare a camminarci. Quindi attenzione gemelli a questo messaggio. Allora, per i gemelli è richiesta una grandissima centratura. Esattamente, Laurina, Laura Giovanna D'Arienzo. È proprio per te questa. Guarda i segnali dei sassolini bianchi che ci sono davanti a casa. Vi chiedono di rimanere assolutamente centrati, di aspettare che tutto si sia mostrato, di aspettare che la strada sia ben definita, di sentire veramente dove volete andare, come volete agire. Questa cosa è molto importante. Poi dovete veramente tagliare tutto, dovete affidarvi completamente alla vostra visione, solo a quello che sentite veramente, solo alla vostra visione e mostrarvi. Proprio questo affidamento, non un affidamento mi affido a chissà chi, no, mi affido a me stessa, mi affido e faccio vedere chi sono e mostro chi sono. E non me ne frega niente degli altri cosa pensano, però io mostro chi sono io in questo momento. Questo è molto importante, gemelli, okay? E dovete avere proprio il coraggio di buttare giù tutto, dovete proprio smantellare quelle radici che non sono messe in armonia e dovete invece ricostruire, rimettere quelle basi nell'armonia in chi siete voi oggi, in connessione con voi, con chi siete voi. Questo è molto importante, perché in quel momento allora voi avrete nelle vostre mani tutte le vostre conoscenze, tutto ciò che vi serve per camminare in questa incarnazione. Sarà tutto nelle vostre mani e sarà veramente molto semplice. Non dovete fare nessuna fatica. Ricordatevi, gemelli. Ascoltatemi, ascoltatemi. Allora, vediamo cos'altro vogliono dire ai gemellini. Gemelli, dovete imparare a osservare, mi stanno dicendo. Dovete imparare a stare. Guardate quelle basi dove le avete. Se veramente quelle basi sono messe su qualcosa di solido o vi state inventando tutto. Rimanete veramente con i piedi ben centrati sulla terra. E ogni mattoncino che metterete sarà un mattoncino che dovete mettere nel modo assolutamente giusto, lasciando andare il rancore, lasciando andare anche quelle sofferenze, quelle delicatezze che avete dentro di voi che state nascondendo. Lasciatele essere quelle tenerezze, quelle mancanze che avete dentro. Non sono mancanze, sono emozioni che vanno liberate, quindi liberateli, ok? Allora, guardate, avete una grande riuscita, voi dovete semplicemente liberarvi perché vi siete come messi delle catene alle gambe, ai piedi. Quindi liberatevi da queste catene perché se vi liberate voi avete una riuscita assolutamente perfetta, ok? E avete troppi rimpianti, pensate, potevo fare, no, lasciate andare perché proprio quando voi tagliate questi rimpianti che non ci sono più perché ormai il passato è andato, questa luna che cosa dice? Boh, per me questa luna è una grande liberazione, è una chance di una liberazione grandissima, dove lasciamo andare tutto quello che è stato il passato e possiamo riniziare. Scorpione, non essere arrabbiata con te, guarda un po' perché sei così arrabbiata, Dora. Mm? E avete veramente una grande riuscita che avete davanti a voi, ok? E farete anche degli incontri, cioè farete anche degli spostamenti per incontrare anche qualcuno che è il vostro innamorato, è la persona che vi piace, ok? E però non siate tristi, perché già voi partite con ah, rimarrò delusa. Datevi la possibilità invece di poter vedere veramente come sono le situazioni, guardatele veramente, perché qui c'è proprio qualcosa che verrà proprio scoperto, ci sarà un cambio che scoprirà tutti i giochi e voi vi renderete conto veramente di tutto quello che si sta mostrando.
Bene, vediamo quali sono gli aiuti per i gemellini. Gemelli, guardate un po'. Avete l'altissimo amore altissimo e conoscenza. Chi vi aiuta in questo caso avete la Dea Thor che prepara il suo calice, prepara il suo elisir per potervelo fare bere, e avete di fronte a voi l'ombra, avete Set. Stanno comunque andando insieme, stanno comunque lavorando insieme, perché proprio guardando con la vostra ombra voi riuscirete a fare il lavoro che vi è richiesto da questa luna e da questa eclisse. Okay? Avete sempre il dio Anubis che vi protegge, il maestro del cuore, e in alto vedete avete Wajed, il serpente, che ricordate, il serpente può tutto, quindi voi avete la possibilità veramente di sistemare tutte le cose, dovete solo avere il coraggio di guardare veramente che cosa c'è, senza averne paura, ok? E vediamo un po'. L'altro aiuto, Venere. Guardate un po'. Avete l'alto amore e avete Venus, che tra l'altro è una delle reggenti di questa meravigliosa lunazione ed eclissi. Vi dovete collegare con la bellezza delle cose, con l'armonia, con l'arte, con le cose che vengono fatte perché voi siete armonici, perché voi sentite che quelle cose le volete fare. Quindi lasciate che quello che voi sentite, fate quello che voi sentite, fatevi guidare da questa Venus, state nella morbidezza, state nella bellezza di quanto siete belli. Mm? Grazie gemellini. Cancro, i miei cancretti. Cancro. Vediamo cosa porta questa eclissi in Scorpione per il cancro. Il cancro ha a sua disposizione tutto ciò che gli serve, è pronto per avere tutto a sua disposizione, deve semplicemente seguire la chiamata che gli sta arrivando e deve lasciare andare tutto quello che è stato il passato, quindi staccarsi totalmente da quella che è stata la sua vita che ha fatto fino a oggi e andare veramente verso quella chiamata. A quel punto ci sarà tutto a disposizione, avete tutto quello che vi serve per i vostri progetti, per la vostra vita, per la vostra evoluzione, per tutto. Di nuovo, lasciate andare, chiudete con tutto il passato. Il passato è chiuso, è andato, voi avete un'altra chiamata. Adesso quel passato lì non potete più fare nulla. Dovete veramente andare oltre, ok? E dovete veramente vedere le cose veramente per quello che sono. Quindi cercate di cambiare modo di vedere le cose. Se volete lasciare andare il passato, dovete cambiare modo di vedere le cose, perché se continuate sempre a vedere nello stesso modo, non andrete mai da nessuna parte. E c'è una manifestazione di quello che voi volete portare, cancro. C'è ancora da portare un pochino di armonia su questo movimento che state portando, e dovete imparare a camminare con una grande leggerezza e di fare un grande cambio. Un cambio che vi è richiesto un cambio di veramente andare dentro, come dico io, andare nell'essenza, andare a vedere che cosa veramente come sono le cose, quindi smettere di lasciare che le cose rimangano come voi vedete le cose e non andate dentro e le lasciate un attimo passare. Sì, vabbè, ma va bene così, ah, ho già capito. No, dovete metterle a posto queste cose, se no non andate da nessuna parte. Ok? Cioè, quindi le cose vanno prese in mano, vanno risolte e poi si va oltre. Se voi non risolvete quelle cose, non potete andare oltre. Ok? Vediamo quali altri messaggi ci sono per il cancro. Guardate, voi avete persone che vi aspettano e anche in cerchi in cui potete anche divertirvi molto, ma siete depressi, siete malinconici. Cosa succede? Cosa avete?
Voi avete proprio cerchi di persone che vi aspettano e che state insieme a delle persone, però poi vi fate prendere dalla depressione. Ma voi avete veramente una grande riuscita e dovete imparare veramente con questa luna a stare più nella leggerezza, veramente. Arriveranno, attenzione perché in questa luna Cancro vi arriveranno dei messaggi che sono molto importanti e ci sarà anche un cambiamento in una relazione amorosa. Ok, attenzione però a guardare bene come sono le cose, quindi le maschere che c'è la persona con cui avete a che fare che non si mostra totalmente per quello che è, ma non perché vi tradisce, perché so già che state pensando a mi sta prendendo in giro, no. È come se avesse paura a mostrare veramente quello che prova, quello che sente, quindi ci vuole un pochino di tempo per svelare, togliere questi veli e andare veramente dentro. Ok? Vediamo un po' gli aiuti per il cancro. E il cancro ha la piramide, guardate, l'archetipo della terra. Quindi mettetevi bene i piedi, veramente cancro, i piedi ben connessi alla terra, ok? E a quel punto voi potete veramente andare dove volete, non c'è nessun limite assolutamente. Esatto, Lucy, leggera come una libellula, come una mariposa. Perché guardate, questo, voi avete bisogno di avere i piedi ben connessi alla terra, perché guardate cosa avete. La testa del dragone, c'è una direzione di vita che dovete seguire, quindi c'è una direzione che dovete andare, una nuova direzione, quindi c'è un cambiamento di strada in cui dovete continuare, quindi state molto attenti a questi segnali che vi stanno arrivando, quindi togliete tutti i veli. Grazie Gemini Cancretti. E ora i leoncini, vediamo questa luna in Scorpione con l'eclissi, che qual è il messaggio per il leone? Riconoscete la vostra conoscenza, tutto ciò che sapete da sempre che la vostra anima ha portato con sé, quel bagaglio di esperienze che è dentro di voi. E ora che vi mettiate in contatto veramente e che facciate pace dentro di voi, perché quello scrigno pieno di conoscenza vuole soltanto ritornare a voi. C'è proprio un modo diverso di vedere le cose, una ricerca proprio per quello che chi siete voi. Guardatevi nello specchio e riconoscete veramente chi siete, perché c'è proprio un chi sono io, cosa va bene a me, che cosa è per me. Che cos'è per me? Il leone deve mostrarsi per quello che è, non fare il padre padrone, ma aprirsi e mostrare la sua bellezza, mostrare il suo grande cuore, quel grande cuore che ha questo grande leone. E quindi vi chiedono di stare centrati, di lasciare che il vostro cuore si espanda, di guardare veramente le cose come sono intorno a voi e a quel punto di buttarvi nel grande, grande, in un grande inizio, una grande leggerezza, nel mostrarvi semplicemente per chi siete, non dovete mostrarvi, non dovete essere nessun altro che non siete, siete semplicemente voi stessi, basta, nient'altro, non c'è bisogno di niente, ok? Quindi leoni, mi raccomando, ascoltate questo messaggio che è molto importante. E vediamo quali altri messaggi per il leone. Allora, ci sono delle persone che voi pensate che siano contro di voi, che cercano di ostacolarvi, ma sinceramente non dovete mettervi in lotta, non dovete mettervi in difesa di questa cosa, semplicemente cambiate strada, semplicemente camminate su una strada che è diversa, ok? Avete anche una donna che voi pensate che sia contro di voi, invece questa donna vi ammira molto e anzi ha quasi un sentimento come di
di amore, ma di amore incondizionato, no? Di ammirazione nei vostri confronti. E voi rimanete però sempre nel dubbio che questa persona possa essere contro di voi, invece no, questa persona porterà una riuscita a voi, comunque nel rapporto con questa persona porterete una riuscita. Non preoccupatevi tanto dei soldi in questo momento, i soldi arriveranno, quindi cercate di rimanere veramente nella positività, perché c'è come un cambiamento, è come se ci fosse una ruota che inizia per voi leoni a girare, a muoversi, muoversi e muoversi, finché non trova l'ingranaggio giusto per partire, ok? Quindi aspettate questo momento. E avete proprio anche proprio una riunione, tra l'altro con una persona di cuore, che vi porterà a fare diversi spostamenti, questa persona. Fateli in assoluta leggerezza, non abbiate paura, state veramente leggeri, lasciatevi portare, poi guardate che cosa succederà. State veramente in un grandissimo, grandissimo respiro. Vediamo qual è l'aiuto per il leone. Guardate, avete questa meravigliosa Sotis, Sirio. Sirio, questo grande sole che inizia proprio a espandersi e che vi dà proprio abbondanza, vi dà generosità ed è proprio connesso con voi, con il vostro cuore, leoni, quindi dovete proprio affidarvi a quel cuore, dovete fare in modo che quel cuore, sia nella vostra vita privata, sia nel vostro lavoro, possa guidarvi e voi stessi vi facciate guidare da quel cuore. Quindi smettete di avere paura, smettete di rimanere chiusi, ma lasciatevi veramente portare a questo meraviglioso Sirio. E sapete che ce l'ho qui sopra la testa, c'è Orione e Sirio che splende tutta notte, mi fa tutto il giro sopra la camera, quindi è un grande spettacolo. E guardate, e state centrati nella terra. Cioè, lasciatevi splendere da questo meraviglioso sole che è stella di Sirio, però mettete i piedi ben attaccati alla terra e sanate le vostre radici, riprendete dalle vostre radici, dalla vostra conoscenza, da tutto quello che è, tutto quello bagaglio di conoscenze che voi avete dentro di voi, lasciate che possa connettersi con voi. Questa connessione per voi è molto importante, non potete rifiutare le vostre radici, non potete rifiutare questa conoscenza che arriva da molto molto lontano. Ringraziatela, onoratela e portatela nella vostra vita. Grazie Leoni. Verginelle, verginelle, verginelle. Ne abbiamo tanti, a dire di verginelle qua intorno a noi. Bello Erika che sei contenta, bene, sono contenta che tu sei contenta. Grazie Lucy. Allora, vediamo per le Vergini cosa porta questa luna in Scorpione. Vergini, c'è un cambiamento molto importante per voi, come se voi cambiaste pelle, cambiaste vita, ma questa vita che arriva da voi è una vita, bene, quindi Erika sei sempre tutto per te adesso. Questo cambio che avete, questa vita che sta arrivando a voi è esattamente una vita che vi porta tutto, è come se fosse piena. Ok, quindi questo cambio che andate a fare è un cambio che è molto molto importante per voi perché vi dà, è un cambio, come posso dire, un cambio veramente meraviglioso, ma è un cambio pieno, è un cambio pieno, pieno, pieno di cose, quindi attenzione, non fatevelo scappare, perché è molto importante questo, come se qualcosa venisse tolto, ok, venisse rotto, perché non è più per voi, ma vi arriva veramente qualcosa che è assolutamente lucente per voi, ok? Dovete mostrare chi siete e smettere di criticarvi e vedere qual è la vostra visione e essere connessi con il vostro cuore. Una cosa fondamentale, vergini, dovete stare nel vostro cuore, dovete perdonarvi, siete nel posto giusto e quello che state facendo è giusto, quello che è successo prima nella vostra vita non conta più, ok?
ok? Quindi c'è un inizio in cui porterà armonia in tutte le aree della vostra vita, e questa strada, questa nuova strada che vi ho detto che arriva, è proprio una strada che è in armonia con chi siete oggi, cioè come se voi foste come un serpente che ha tolto la pelle e si trova con la pelle nuova, e con questa pelle nuova lui inizia a camminare in un modo chiaramente diverso, perché non ha più la pelle di prima, quindi non può più andare nelle stesse strade dove andava prima. Chiaro? Vediamo quali sono le altri messaggi per la Vergine. Guardate, voi state veramente nella leggerezza e nell'allegria, non preoccupatevi se c'è qualcuno che non è d'accordo con voi, tutti non possono essere d'accordo con voi, quindi rimanete in voi, ok? Quello che credete voi. Guardate, avete un'abbondanza che arriva nella vostra vita, avete proprio una riuscita. Le carte sono bellissime. C'è qualcuno che cerca di mettervi i bastoni fra le ruote, ma voi rimanete in quella innocenza di quel bambino che avete dentro. Quindi se vedete qualcuno che fa qualcosa contro di voi, che non è d'accordo con voi, cerca di mettervi i bastoni fra le ruote. Non incominciate già a fare la tragedia, no, andate oltre e contattate il vostro bimbo, e voi sapete, con quella leggerezza e quella innocenza potete andare oltre e potete superare tutto questo, perché poi avrete veramente la riuscita. Non fatevi prendere dai rimpianti, veramente, smettete di sbattere con la testa contro il muro, ma aprite quella porta e iniziate a camminare per questa strada che si sta mostrando. Okay? Ci potrà essere un momento in cui sarete titubanti di come camminare, come posso fare, come posso andare, eccetera. Non abbattetevi, ma aspettate, perché vi verranno mostrati le strade, vi verranno mostrati gli strumenti per poter camminare in queste nuove strade. Okay? Vediamo gli aiuti per la Vergine. Che la Vergine ha, guardate, l'aria, quindi la leggerezza, quindi Vergine siate leggere, quindi tanto siete un po' pesanti, però siate leggere, ok? E lasciatevi proprio respirate, prendete proprio l'aria dentro di voi. Vediamo quali altri aiuti. Il mago, perché voi con questa leggerezza siete i maghi della vostra vita. Voi potete fare una grande trasformazione e riuscire a capire veramente il senso delle cose, quali sono le cose importanti della vostra vita. La vostra vita sta cambiando, Vergini, veramente molto potentemente, ma dovete veramente connettervi e vedere quali sono le strade, aspettare finché non siete certi di avere compreso, qui vi parlo di comprensione, il messaggio che vi vogliono mandare. Grazie Vergini. Bene, allora abbiamo fatto i primi 6, chiedo ad Adele adesso di introdurre fortemente il momento dello Scorpione, quindi din 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 din. Come stai Adele, tutto bene? Sì, tutto bene, sì, sì. Mi sentite, sì? Mi sentite? No. Brava Anna Rossa, mi dovrai fare un riepilogo dopo, così farò dopo alla fine della serata un riepilogo proprio per ciò che dico per ognuno, perché come ben sapete io non mi ricordo assolutamente cosa dico e quindi me lo scordo. Quindi brava Anna, fai la mia secretary, mi serve una secretary, via. Mi sentite? Preferirei un secretary uomo, ma accetto anche segretari donne, diciamo così, da brava scorpiona. Adesso, dopo Sabina arriva, dopo arrivano gli altri 6, quindi sarà Bilancia, Scorpio, Sagittario, eccetera. Sì, Adele, Mi senti? Mi si parla. sente? Parlo. Mi sentite? No, non si sente. Non si sente. Aspettate allora. Ora? Ok, adesso Ok, sei attiva, perfetto. però non si sente la tua voce. Non mi sentite ora?
Perché? Cosa hai toccato? Niente. Hai abbassato il volume? No. Ti senti? Allora sono solo io che non sento, va bene. Ok, gli altri ti sentono, sono io che non sento. Buttati, vai. Sono io che non ti sento. Va bene, ok. No, non è ancora arrivato lo scorpione. Stiamo adesso introducendo con le campane il momento dello scorpio. Proprio per prepararci, tamburi. Lara! Un bacio.
Meravigliosa Adele, grazie, grazie, grazie. Grazie. Meravigliosa, 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 meravigliosa. Grazie, bellissimo. Grazie a voi. Allora, andiamo avanti con la bilancia. Anche io, Lara Amantia, ti amo follemente. Vediamo un pochino per questa bilancine che cosa porta questa luna in Scorpio con l'eclissi. Allora, bilance, voi dovete veramente ritornare alla vostra verità, credere, 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 e veramente avete tutto a disposizione, quindi non avete più scusanti di nascondervi, non avete più scusanti di rimanere sempre in quel modo, di non prendere una posizione. Ciò che questa luna in Scorpione vi chiede e questa eclissi vi dice: prendi una posizione. Hai tutto a disposizione, credi totalmente in te, credi nella tua verità, credi in chi sei. Quello che tu senti per te stesso è giusto. Quindi per la bilancia è credere, credere, credere. Ok? Vediamo un pochino. Bilancia, voi dovete proprio imparare la leggerezza, essere proprio assolutamente leggerissimi, fidarvi di voi, dimostrare chi siete. Cioè qui questa è come se vi doveste scoprire da questo sole nero quando torna la luce e io mi mostro per quello che sono e veramente lascio andare tutto quello che, tutti gli attaccamenti, perché io se taglio tutte quelle cose che ancora mi trattengono, che dico sì, no, aspetta un momento, domani, dopodomani, non vado verso quello che io voglio creare. Se volete andare verso ciò che volete creare, dovete veramente, eh, dovete veramente lasciare veramente andare tutto, ok? E dovete imparare proprio ad aspettare i segni e avere il coraggio di guardare veramente qual è la verità. C'è una strada che si apre per voi veramente molto veloce, che si mostra davanti a voi, però ciò che vi è richiesto è di andare dentro, di smettere di mettere dei veli, di smettere di nascondervi. Mostratevi, mostratevi e mostratevi. Ok? Vediamo, bilancia, quali sono gli altri messaggi per voi. Anche voi avete delle persone in cerchia di amici o di colleghi, mi viene più di amici, che non sono molto sinceri con voi, quindi imparate un po' a discernere le persone che sono per voi e le persone che non lo sono. Tu stai zitto, Moonchild, e aspetta il tuo turno dello Scorpione. Avete delle persone che non vi sono amiche, che non vi aiutano a spianare la strada, però voi le superate veramente benissimo, le superate con quella grandissima leggerezza di camminare nelle strade e avrete la riuscita su quello che volete fare se veramente vi togliete un po' questo capottone che vi siete pellicciona che vi siete messi addosso, ok? E non lasciatevi abbattere, preoccupate per il lavoro, per i soldi, per come vanno le cose, perché le cose si mostreranno e si scioglieranno, nel senso che avrete le strade aperte, ok? Solo però nel momento in cui voi vi mostrate, voi scegliete, voi fate una scelta, ok? Dovete fare veramente quella scelta. Se non fate quella scelta rimanete sempre in quel limbo in cui non andate da nessuna parte. Invece quando prendete posizione, quella posizione è vostra e voi riuscite ad andare avanti in quel modo. Ok? Vediamo quali sono gli aiuti per le bilance. Wow, wow, wow. La bilancia a Bastet, l'istinto, la sensualità. Potrebbe essere anche Venus, vedete, questa Bastet. Lei è la seconda faccia di Sekhmet,
però lei è la parte più istintiva, più sensuale, quella che porta, quello che porta l'armonia, che porta, che accende il desiderio, che voi tra l'altro bilancia avete assolutamente dalla vostra parte. Diamo l'altro aiuto. Quindi usate l'istinto, bilance. Basta, vi vuole dire usa l'istinto. Stai attento ai segni, ma usa l'istinto che te, quello che vedo prima, la vostra verità, il sentire quello che voi avete dentro. Usate quello se volete prendere la strada giusta e fare le scelte giuste, ok? E guardate, l'albero della vita, è come se vi si aprisse veramente questo istinto della Dea Bastet per un periodo limitato, una colonna dal cielo, un portale che vi può far vedere certe situazioni, vi fa vedere alcune cose della vostra vita come possono essere risistemate, vi fa vedere delle soluzioni, però qui ci vuole il coraggio di essere, ci vuole il coraggio di andare, ci vuole il coraggio di mostrarsi e di prendere quella posizione di dire io sono qua, io sono questo. Se non fate questa cosa non riuscite a superare, ok? Grazie bilance. Ed ecco, Scorpione. Scorpione, Scorpione, Scorpione. Vediamo questa luna in Scorpione con queste eclissi sull'asse. Che cosa vogliono dire al mio amato Scorpione? Scorpione, anche per voi è ora di uscire allo scoperto. Questa eclissi vi strapperà via tutto ciò che voi non volete ancora lasciare andare. Ma ve lo strapperà via semplicemente perché ormai non è più tempo. Perché comunque vi state nascondendo cioè voi sapete esattamente che cosa c'è dentro l'essenza, state scavando e sapete esattamente dove volete andare, sapete esattamente cosa c'è dentro quel sacco, ma è come se non lo volete mostrare e non lo volete mostrare a voi stessi. Invece in questo momento c'è assolutamente il grandissimo bisogno di mostrarlo e c'è per voi di uscire sotto il sole, questa crisi di sole vi chiede mostrati, mostrati Scorpione, smetti di rimanere sotto nelle tue caverne, nelle tue fanghiglie. Questo è il momento in cui con lo Scorpione, come vedete il mio meraviglioso Scorpione, scusatemi, mostri, guardate com'è bello con queste pietre, quindi mostratevi come questo Scorpione. Perché siete lucenti, lo Scorpione quando si evolve è magico, veramente magico, quindi abbiate il coraggio. Cambierete opinione su una persona uomo, un'energia maschile della vostra vita. Probabilmente questa energia maschile ha a che fare proprio con delle radici molto profonde, molto antiche che avete nel vostro albero, nella vostra vita. E voi finalmente, fermandovi, potrete guardarlo in faccia senza sentirvi soggiogati, senza sentirvi manipolati e semplicemente agendo nella vostra assoluta libertà, in chi siete voi oggi, ok? Quindi il passato va assolutamente lasciato, va chiuso, proprio c'è una chiusura, un portone che si chiude sul passato e c'è una grande ricerca veramente, con un cambiamento veramente di opinione, c'è un grande coraggio. Scorpioni, ascoltatemi. C'è un grande coraggio che vi è richiesto e quel coraggio è di buttare giù tutte le protezioni del vostro cuore. Scorpione, devi buttare veramente giù quelle protezioni che ancora ti tengono legato alla paura di essere manipolato, alla paura di soffrire, alla paura di non essere capito. No, in questo momento c'è proprio, mi connetto col mio cuore, vi è richiesto veramente un grande atto di coraggio. Questo passaggio di questa luna e di questa eclisse, ok? Queste due eclissi vi chiedono il coraggio di connettervi col vostro cuore e di togliere ogni tipo di protezione,
siate assolutamente nudi, lasciate il vostro cuore fuori, lasciate il vostro cuore respirare, ok? Tu sei il primo, c'hai il moon, che fa sempre la guerra col maschile, via, basta, peace, peace, peace. Sì, smantellamento delle protezioni del cuore, hai ascoltato? Adesso vediamo quali altri messaggi ci sono per lo Scorpione. Non ponete gelosie quando voi siete in un gruppo di persone, cioè andate veramente con una grande serenità, con una grande pace, con veramente tranquillità, ok? Ci saranno riunioni con delle persone, ma ci saranno proprio dei cambiamenti di modo di parlare, di modo di agire insieme a queste persone, cui sarete proprio anche molto più leggeri e ci sarà proprio come se voi contattaste Scorpione il vostro bambino che vi dice come fare, quella grande gioia, quella spontaneità, ecco la spontaneità Scorpione dovete ritrovare per riuscire a smantellare quel cuore. Ok, non avere paura che qualcuno vi possa fare del male e proprio ci sarà un'altra persona che potrebbe arrivare verso di voi, una grande armonia e che vi svelerà dei grandi segreti, segreti a cui anche voi appartenete, segreti che non volevate vedere. Quindi molto importante questo momento, Scorpioni, per voi. Quindi il cuore è assolutamente coinvolto. Ok? Vediamo quali sono gli aiuti per lo Scorpione. Guardate, meraviglioso. Anubis, arrendersi, Scorpioni, arrendetevi. Smettete di farvi la guerra verso voi stessi, perché lo Scorpione la cosa peggiore che fa è farsi la guerra. Smettete di farvi la guerra e veramente portate luce nei vostri cuori. Questo Anubis è proprio come la rigenerazione, quindi dalle radici rigenero tutto e risalgo e porto rigenerazione totale sia nel mio corpo che nel mio spirito, ok? Qui sulla terra e sul cielo. Vediamo un po'. Quale altro aiuto? Non a caso, guardate, il distruttore. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una grande rinascita. Voi dovete buttare giù tutto quello che c'è adesso, che è stato creato. Quindi questa eclissi vi strapperà via tutto questo. Perché? Perché c'è bisogno di rinascere. Ricostruite la vostra vita come siete voi adesso. Smettete di avere dei modelli, siate semplicemente veri in risonanza con il vostro cuore, quindi Scorpione, aprite il cuore. Ok? E per lo Scorpione facciamo un portale, facciamo un regalo, un portale allo Scorpione, visto che è la sua luna. E vediamo un po' cosa arriva. La attivazione stellare, quindi il contatto dell'attivazione del portale delle stelle, e questo è proprio la manifestazione, no? Di creare quel vortice che possa ripulire tutte quelle memorie che vi tengono ancora bloccati, proprio quel vortice che vi servirà per aprire il vostro cuore. Grazie Scorpioni. E ora il nostro Sagittario. Sagittario, con questa luna, vediamo un po'. E Scorpione. Sagittario ritorna con questa luna e questa eclissi in contatto con tutte quelle che sono le sue conoscenze, con tutti quelli che sono i suoi doni, come se veramente con questa luna, in questa eclissi, anche se dire questo sembra un'utopia, ritrovate pace, ritrovate il vostro posto, ritrovate come, ok, ma è tutto qui. Ho lottato tanto, ho fatto tanta guerra con tutto quello che avevo intorno, ho tirato fuori qualsiasi tipo di
di armi avevo nascoste nella mia casa e invece, guarda un po', è tutto intorno a me. È tutto qui, non devo fare niente. Certo tu, Ollin, non sei nata per la pace, nel mondo soprattutto. Allora, vediamo un po'. Guardate, dovete proprio buttare, come se voi vi buttaste da Sagittario, una grandissima piscina, ok? Ma andate in immersione perché dovete andare sotto, in fondo, ad andare a trovare quello scrigno con quel tesoro che è proprio in fondo a quel mare, a quella piscina, a quel lago dove vi dovete buttare. E a quel punto ritrovare veramente quella forza che dove potete manifestare, ma potete manifestare con una grande armonia. No, che vale anche per te, ascoltami. Una grandissima armonia. Manifestare tutto ciò che c'è già intorno a voi, manifestare tutto quello che è lì pronto per voi. E c'è un pochino da andare con calma, camminare con calma in queste eclisse, perché ci saranno tanti eventi che succederanno. Rimanete a guardare le cose, non lasciatevi prendere dallo sgomento, non lasciatevi prendere pensando che le cose sono complicate. No, per favore, state e affidatevi veramente, liberatevi da tutto perché c'è veramente come un'ascesa per voi, qualcosa che come se voi passaste di livello e riusciste a capire veramente quanto invece avete tutto a disposizione, quanto senza fare nulla e stando fermi, che è difficile proprio il Sagittario, voi potete vedere che cosa avete intorno. Se voi non agite potrete vedere che intorno a voi c'è molto, molto, molto di più. E c'è già tutto quello che voi stavate aspettando che arrivasse. Quindi guardate attentamente intorno a voi, ok? No, 3.0. No, 2.0 è troppo basso per voi, per questo livello, è più 3.0. Vediamo quali altri messaggi per il Sagittario. Sagittario deve rimettersi in contatto con quel bambino che ha dentro, quel bambino quando eravate piccoli, quella grande spontaneità, quella bellezza, quegli occhi che si aprono e che dicono che ti voglio bene. Dovete rimettervi in contatto con quello, ritrovate quella grandissima forza. Non difendetevi sempre da tutti, non state sempre nella guerra, perché non è così. Lasciate che quel bambino possa veramente ritornare a poter dire la sua, così come lo diceva quando eravate bambini. E c'è proprio una grande leggerezza, c'è una riuscita, cioè veramente sono molto belle, veramente, se farete questo. E non fatevi prendere dal tormento, perché voi avete veramente vi troverete con questo mese Scorpione e con queste 2 eclissi a scoprire quello che avete intorno, veramente avete tantissimo. Quindi smettete di essere depressi, non preoccupati, sarà uno spostamento che farete e quello spostamento vi farà stare veramente molto, molto bene. State fermi, non fate nulla, guardate intorno, osservate e vedrete che ritroverete tutto ciò che io vi sto dicendo in questo momento, ne sono assolutamente certa. Quindi vediamo i messaggi di aiuto per i Sagittarius. Wow, la grande madre, guardate, il simbolo di Ra, la grande madre, la madre Numut, e tutte le conoscenze che voi avete arriveranno tra di voi, avete una grandissima protezione. Questa carta è una carta di oracolo, un oracolo di grandissima protezione, quindi siete assolutamente super protetti. Okay? Allora, vediamo con le carte della Hollin. L'umiliazione, quindi togliete questa umiliazione e prendetevi cura di voi. Avete una grande protezione. Aprite le braccia e riaccoglietevi, accoglietevi e non siate umiliati, nessuno vi può umiliare, se non vi umiliate voi stessi, lo sapete com'è. Quindi accoglietevi e
fidatevi di voi stessi, fidatevi di quel cuore, fidatevi di tutto quello che avete intorno e quello che avete dentro di voi, perché avete un potenziale con questa eclisse molto molto importante. Grazie Sagittario. Capricorno, Capricorno. Vediamo un po' il Capricorno, cosa porta questa luna in Scorpione l'eclissi. Oh my godness, Isis. Allora, Capricorno deve fare veramente un cambio potente, proprio deve fare un cambiamento molto molto grande e deve riportare ordine nelle basi, riportare ordine. Certo, la ferita doveva venire, se no non eravamo contenti. Riportare ordine intorno a voi e rimettere giù quelle basi veramente bene. Cioè Capricorno proprio vi è richiesto un grande riordino. Grande riordino. Sì, Katie, la vostra luna che è bisogna fare un bel ordine lì con quelle emozioni, eh? Allora, per il Capricorno bisogna rimettersi in contatto con il cuore, veramente, bisogna perdonarsi, perdonare tutto quello che quel maschile può avere fatto, che i vostri padri, i vostri nonni possono avere fatto nella vostra vita e onorarlo, ringraziarlo e lasciare veramente andare. Lasciare andare veramente oltre, portare ordine. Qui vi è richiesto di portare ordine sul vostro passato, su quello che sono state delle radici, su quello che sono state delle ferite che voi avete avuto nel vostro passato Capricorno. Solo in quel momento voi sarete liberi di poter andare verso quello che volete costruire e ci andrete veramente in grandissima leggerezza e porterete veramente una grandissima armonia. Molto importante Capricorno, riordino totale, ok? Vediamo un po' gli altri messaggi per il Capricorno. C'è uno spostamento che farete probabilmente insieme a una persona uomo. Guardate, comunque c'è una grandissima anche allegria, cioè troverete delle persone con cui stare, vi vedrete insieme a degli amici in cui voi starete veramente molto bene, però ogni tanto vi fate prendere da questa grande depressione, quindi vi buttate veramente assolutamente giù. Però incontrerete anche una persona uomo molto importante, molto un signore, una persona di un certo livello, ok? Quindi non lasciatevi prendere da chi può essere contro di voi andate per la vostra strada e dovete riordinare, questo riordino è molto 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 importante, ok? E c'è proprio una riuscita proprio anche in amore, però non la fatevi abbattere voi ogni tanto andate giù in depressione e vi buttate giù, invece no, perché avete proprio una riuscita, avete una grande leggerezza. Avete delle persone che sono invidiose di voi, ma non vi preoccupate di queste persone, voi andate oltre, camminate oltre, ok? Non state a fissarvi su queste persone. Vediamo quali sono gli aiuti per il Capricorno. Il Capricorno si deve mettere in contatto con il fuoco. L'archetipo del fuoco, quindi rifare bruciare, fare ricominciare a bruciare veramente quell'anima, fare bruciare gli intenti che veramente volete portare nella vostra vita, fare ribruciare, veramente far riaccendere quel grande fuoco che si chiama vita, ricordatevi, quel fuoco si chiama vita, quindi ricordatevi questa cosa che è molto importante. E, guardate un po', e vi chiedono di fare un grande silenzio interiore. Solo tramite il silenzio interiore potrete avere la possibilità di riordinare e di riaccendere quel fuoco e di riportare veramente le cose in armonia. Ci vuole ancora un pochino di tempo e dovete veramente riportare quell'ordine. Che Capricorno. Adesso arrivo, no Margherita, dopo faccio i pesci, aspetta, stai calmo. Acquario.
Vediamo questo luna in Scorpio per l'Acquario. Questa eclisse. Acquario, per arrivare al vostro sogno, per raggiungere il vostro sogno, dovete cambiare opinione, dovete cambiare attitudine, dovete cambiare modo di vedere le cose. Siete troppo rigidi nel guardare le cose solo in un certo modo, quindi aprite la vostra rosa di visualizzazione e provate a guardare a tutti i punti di vista, ok? Perché siete in questo momento fissati solo in un punto. C'è una grandissima ricerca, Acquario, per portare veramente un'armonia nella vostra vita, un'armonia che non avete mai avuto nella vostra vita. E quello che vi sta chiedendo questa luna in Scorpione, questa eclisse, è proprio quello di camminare leggermente, di buttarvi un pochino le cose, di essere anche un poco incoscienti, un poco bambini, un poco fanciulli, di ritrovare quel fanciullo che è dentro di voi, proprio per riportare quella leggerezza e quell'armonia nella vostra vita. Voi avete, non vi manca nulla, avete tutto a disposizione, però vi è richiesto come di ricominciare a camminare in un'altra strada che vi chiede questo, vi chiede di affidarvi e di smettere di essere prigionieri. Smettere di essere prigionieri di che cosa? Delle vostre stesse passioni, di quello che volete e alla fine diventate prigionieri. Invece dovete assolutamente affidarvi, dovete assolutamente liberarvi con questa luna. Questa eclissi viene proprio per tagliare, 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 tagliare. E quindi vi farà, c'erano dei momenti in cui sarete assolutamente come se prendeste delle sberle in faccia, rintronati, ma proprio questo perché? Perché vi ridanno la direzione. Ok? Vediamo quale altro messaggio per l'Acquario. Allora c'è un messaggio che arriverà per voi, però un messaggio che voi prenderete molto male perché vi farà intristire, vi farà fare lacrime, penserete che è tutto finito, che tutto va male, invece non è così. Okay? C'è c'è della gelosia intorno a voi, però voi avete invece a casa vostra, proprio perché quello che voi state vedendo, che pensate che andrà male, non è così. C'è proprio la riuscita che viene, come se è un cambiamento, un cambio di modo di vedere le cose, quindi io mi giro e le vedo da un altro punto di vista e a quel punto vedo quella riuscita e non c'è nessuno che mi blocca, che mi è contro, anzi voi avrete una grandissima leggerezza. L'unica cosa che dovete fare, dovete stare attenti a quella depressione che ogni tanto vi prende, che vi cattura e vi porta giù. Ecco, in quel momento lì dovete veramente credere, dovete affidarvi, dovete onorare ciò che è intorno a voi. Okay? E vediamo gli aiuti per l'Acquario. Guarda, anche l'Acquario ha noi, quindi c'è una grande rigenerazione. Quindi riportare veramente quella luce nei vostri cuori, ritornate a essere morbidi, ritornate a essere in contatto con quel calore che avete dentro, non siate così rigidi, non siate così seriosi, ma riapritevi, ok? E guarda un po', dovete essere connessi, e state connessi con la terra. Ma per fare tutto questo la connessione con la terra è molto importante, la connessione con le radici. Quindi riconnettetevi Acquari in questa luna con la terra, riconnettetevi con tutto quello che arriva dai vostri avi e anche tutto quello che la madre terra, proprio la madre terra vi vuole dare. Ok? Madre terra vuole darvi un grande, un grande, grande regalo. Ricevete quel regalo che Madre Terra vuole darvi. Grazie Acquario. E ora pesci, gli ultimi. Pesciolini, pesciolini. Eccati, Gratton. Sei pronta? Allora, vediamo un po' questi pesci. I pesci devono assolutamente con questa luna in Scorpione e l'eclissi credere follemente nella loro voce,
credere follemente in se stessi e riceveranno come una grande pioggia di conoscenza e di abbondanza nella loro vita, ma solo se crederanno e se decideranno di smettere di fare il nascondino e invece mostrarsi sotto la luce del sole, mostrate chi siete, mostrate cosa sapete fare e sapete fare tantissime cose. C'è una strada che si apre, voi avete tutto a disposizione, vi proporranno probabilmente una proposta di lavoro, mi viene, molto importante, che vi farà come ricominciare, una proposta di lavoro dove voi potrete fare ripartire quel grandissimo meccanismo che si chiama vita. Quindi la vostra vita potrebbe ripartire poi in tutti i sensi, anche mi viene dalla parte sentimentale, perché proprio quella grande conoscenza che avete, quei doni che avete, quelle cose che voi sapete fare, come vi dico sempre, anche se sapete fare solo un caffè, non importa, vi faranno rimettere in contatto con quel maschile e vi faranno ricontattare quel cuore. Cioè qui c'è proprio bisogno di riportare ordine su quel cuore e riportare ordine veramente dentro di voi. Avete proprio bisogno di far ripartire quella macchina può ripartire solo se voi ci siete, se voi lo volete, se voi smettete di un momento dire sì e un momento dire no, sì, no, no, sì. Qui bisogna prendere una decisione e sicuramente questa eclissi vi aiuterà e vi toglierà ciò che non serve più, probabilmente anche non delicatamente, ma perché? Perché vi riporta su quella strada dove dovete camminare. Vediamo quali altri messaggi. Quello che vi è richiesto è proprio leggerezza, farete degli spostamenti, però in questi spostamenti ricordatevi di essere leggeri. Allora, guardate, smettete di piangere per l'amore. Ecco, Margherita, smetti di piangere in amore, basta. E perché c'è qualcosa che dovete guardare, che ancora non avete voluto guardare nella vostra vita amorosa anche, ma avete la riuscita, cioè le cose si sistemeranno, non ci sono problemi, c'è proprio anche un grande il trovarsi anche insieme a tante altre persone con le quali non avete forse niente a che fare, ma vi troverete veramente, veramente molto bene. Quindi non preoccupatevi se tutte le persone vi piacciono, non vi piacciono, eccetera. Ok? Ma fidatevi di voi e smettete di farvi la guerra perché voi pesci vi state facendo la guerra da sole. La donna che lavora contro di voi siete solo voi stesse, non c'è nessun altro. Quindi state in amore, pesci, state in amore, ok? Ok. Sì, vorrei farti rimanere, chissà se ce la faccio a farti rimanere finalmente secca lì che ti gratto. Sai che ti voglio bene. Vediamo quali sono gli aiuti per i pesci. Cinque elementi alchemici. Guardate. Quindi qui c'è bisogno di rimettersi in contatto, di portare un grande balance tra tutti gli elementi affinché voi possiate trovare e riaprire quella strada. Vediamo un po' qua. E guardate il maestro. Portare ordine nelle cose. Voi avete la possibilità di poter fare tutto questo mettendovi in contatto con gli elementi della terra, del fuoco, dell'aria, dell'acqua, il cielo e la terra, tutti questi elementi. Voi potete essere maestri della vostra vita, voi siete maestri, voi potete capire qual è l'ordine veramente importante delle cose. Questo è assolutamente, veramente molto, molto importante. E quindi con questa eclisse e questa luna di Scorpione vi è data una grandissima chance, una grandissima possibilità di poter vedere le cose in un modo diverso. Quindi approfittatene, approfittatene, approfittatene. Grazie pesci, grazie di avermi ascoltato e chiedo alla mia adorata Adele se ci vuole
concludere questa serata Scorpio Eclisse. Ah, ecco, Bilancia. Aspettate che faccio il recap. Bilancia, credi in te e prendi una posizione. Scorpione, uscite allo scoperto, toglietevi le protezioni, arrendetevi e mostratevi. Sagittario, connettiti alla tua coscienza, alla tua conoscenza. State fermi, guardatevi intorno e lascia che accada. Capricorno, portare ordine, fare silenzio interiore, perdonarsi. Acquario, aprite la vostra visione, affidatevi. Pesci, credere in se stessi, siate leggeri e maestri della vostra vita. Grazie segretaria Anna Rossa, io ti amo, lo sai che ti amo. Grazie Margherita, grazie a tutti e adesso lasciamo che Adele ci porti un pochino di armonia in tutto questo movimento, di questa eclisse che sta portando fuori dentro di tutto, dentro di noi, queste emozioni, ma stiamo dentro le emozioni, quindi facci emozionare di nuovo Adele, ti ascoltiamo. Mi sentite tutti? Scrivete in chat così lo Vai. leggo. Ok. Non ti sento, aspetta, devo ascoltarti dal cellulare, aspetta. Non mi senti, ok. Eccomi. Non ti sento, aspetta, sì, adesso ti sento. cellulare, ok, perfetto. Eccomi. Sì, adesso ti sento. Cellulare, ok, perfetto. Eccomi. Vai. Sì, adesso ti sento. Cellulare. Ok.
Il microfono non ti si sente. Mi fermo, parlavo senza microfono. Ho detto grazie Adele. Grazie. Tantissimo, sai che ti amo. Grazie a tutti, grazie di essere stati con noi e spero che qualcuno dei messaggi che sono arrivati possano essere utili per voi. Vi vogliamo grazie Alessandra, grazie Anna e buonanotte e ci vediamo alla prossima luna. Buon percorso, buona luna in Scorpione e buon sole nero che diventa sempre però lucente, ricordatevelo. Vi voglio bene. Ciao Adele, grazie, buonanotte. Grazie, ciao a tutti. Notte, ciao. Ciao.